going to perform the William Shakespeare's Julius Caesar from Act 1 to the third act. Calpurnia? Silenzio, parla Cesare. Calpurnia, Sono qui, mio signore. mettiti direttamente sulla strada di Antonio quando lui fa la sua corsa. Avanti! E non si trascuri alcuna cerimonia. Cesare! Chi è che mi chiama nella folla? Chi grida Cesare? Attento alle Idi di marzo. Chi è quest'uomo? Un indovino. Guarda Cesare. Che mi dici ora? Parla di nuovo. Attento alle Idi di marzo. Sogna. Lasciamolo perdere. Andiamo. Che significano queste grida? Temo che il popolo scelga Cesare per suo re. Ah, lo temi? Allora devo pensare che non lo vorresti. Non lo vorrei, Cassio. Eppure lo amo. Antonio, Cesare? intorno a me ci siano uomini grassi. Quel Cassio ha l'aria smunta e affamata. Pensa troppo. Uomini siffatti sono pericolosi. Non temere, Cesare. Non è pericoloso. È un romano nobile e ben intenzionato. Lo vorrei più grasso. Non ama il teatro come te, Antonio. Non ascolta musica. Sorride raramente. È come se schernisse se stesso e disprezzasse il proprio spirito per essersi indotto a sorridere di qualche cosa. Uomini come lui non sono mai tranquilli se vedono uno più grande di loro, ed è per questo che sono molto pericolosi. Ma io ti dico ciò che c'è da temere piuttosto che quello che temo. Io sono sempre Cesare. Vieni alla mia destra, dato che questo orecchio è sordo, e dimmi sinceramente cosa pensi di lui. Cosa possono fare le parole? Come ci salveranno le parole? Io non sono niente. Non sono nessuno, ho sprecato la mia vita. Scrivere non è vivere. La poesia non ha nessuna funzione. Non ho concluso niente. 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 Niente.
essere con la sua morte. Per parte mia io non ho alcuna ragione personale per avversarlo. È solo per il bene generale. Vorrebbe essere incoronato. Come ciò possa cambiare la sua natura? Ecco la domanda. È il giorno luminoso che fa uscire la vipera. E questo esige cautela nel camminare. Incoronarlo? E sia, con ciò gli mettiamo un pungiglione con cui può fare danno a suo piacere. Così può fare Cesare. E allora, affinché non possa, preveniamolo. Pensiamo a lui come all'uovo di un serpente che, covato, diventerebbe per sua natura pericoloso. E dunque uccidiamolo nel guscio. Da quando Cassio mi ha aizzato contro Cesare non ho dormito. Datemi la mano, uno per uno. Dobbiamo essere sacrificatori, ma non macellai, Caio Cassio. Gentili amici, uccidiamolo con coraggio, ma non con ira. Questo farà apparire il nostro proposito necessario, ma non odioso. Saremo chiamati purificatori, non assassini. E in quanto a Marco Antonio, non pensare a lui. Lui non può fare più del braccio di Cesare una volta tagliata la testa di Cesare. Marcantonio dirà che non sto bene e per i tuoi capricci resterò a casa. Casca, va e di loro che Cesare non verrà. Potentissimo Cesare, dimmi un motivo per cui non mi prendano in giro nel riferire. La causa sta nella mia volontà. Non voglio venire. Questo basti a soddisfare il Senato. Il Senato ha deciso di dare oggi una corona al potente Cesare. Se tu mandi a dire che non andrai, possono cambiare idea. Come sembra sciocca la tua paura, Calpurnio. Mi vergogno d'avervi ceduto. Dammi la toga. Andrò. Fate largo a Cesare. Che diceva Popilio Lena? Si augurava che la nostra impresa riuscisse. Temo che il nostro piano sia stato scoperto. Guardalo come si avvicina a Cesare. Osservalo. A fretta di Casca, temiamo di essere stati scoperti. Bruto! Che dobbiamo fare, Bruto? Se la cosa si viene a sapere, Cassio o Cesare non farà ritorno perché io mi ucciderò. Sta tranquillo, Cassio. Popilio Lena non parla dei nostri piani, guarda. Lui sorride e Cesare non cambia. Trebonio conosce sempre il momento giusto. Guarda, Bruto, si porta via Marcantonio. Dov'è Metello Cimbro? Che vada e presenti subito la sua supplica a Cesare.
Pronto. Andategli vicino e assecondatelo. Casca, tu sarai il primo ad alzare la mano. Siamo tutti pronti? Quali sono i torti che Cesare e il suo Senato debbono raddrizzare? Altissimo, grandissimo, potentissimo Cesare, Metello si getta al tuo seggio con cuore umile. Ti avverto, Cimbro, queste prostrazioni e questi vili inchini potrebbero accendere il sangue di uomini comuni e trasformare quello che è stato già ordinato e decretato in una legge da bambini. Non essere tanto sciocco da pensare che Cesare abbia un sangue così mutevole che può essere strappato dalla sua vera natura. Potrei commuovermi se io fossi come voi. Oh, Cesare! Via di qui. Vuoi sollevare l'Olimpo? Parlino per me le mani. E tu, Brute. E allora Cesare cada. Libertà! Liberazione! Allora è andata così. Cesare arriva nel posto dove deve essere incoronato. Gli si avvicinano i politicanti della Repubblica, quelli che un re non lo vogliono. Cassio, Casca, Cinna. Non io, non questo Cinna qui. E Bruto. Lo tagliano come un arrosto. Qui, e qui, e qui, e qui. Quanti colpi ci vogliono per uccidere un uomo? E alla fine Bruto. Lo sguardo sulla faccia di Cesare, così. E Cesare cade giù. Il colosso crolla. Il sangue scorre come inchiostro. Giaci così in basso. Come può essere che io non sia più mio? Oh God, oh God, oh Oddio, God. oddio. Who has stolen me from myself? Someone closer to me than myself or with more power over me? Oh God, oh God, إلهي oh إلهي God. إلهي How can I give كيف my heart? يمكن أن أعطي قلبي؟ من الذي تمكن من لمسه؟ ما هو هذا الشيء؟ الحب الذي جعل قلبي يذوب في عينيك. متى نمت هذه المساحة الصغيرة في قلبي؟ Dentro, par che cresca e s'avvien che trabocchi. Somebody knows that the dome of St. Peter in the Vatican has been designed and built by Michelangelo. Some of you probably visited the Vatican museums, the Sixtine Chapels. Michelangelo invented the fresco technique. So he was not only a painter, but a chemical engineer. He painted the Sixtine Chapel. It's at 24 meters elevation. So invented the special scaffolding in order to work 24 hours a day and paint the universal judgment. But the Michelangelo that I like more is the poet. The poems that the young Michelangelo that you have seen here are by Michelangelo. So why I like more the poems? Because the poems are the highest form of art and communication. So Michelangelo was a man who belongs
to all of us of all time, and this statue has allowed us to start to think about the origin of the human life in a way like today we are continuing to do. Why? This statue is the statue of a person. It is not an historical one. It's a memory person. In the Bible, in the Quran, we have the memory of Moses at the origin of the monotheistic religions. But looking at the history to the statue of Michelangelo, a man of nowadays, the inventor of the psychoanalysis, Sigmund Freud, gave an interpretation of the statue, because in the books of history of the arts, of the aesthetic, there are a lot of interpretation concerning the technique used by Michelangelo, or the reason why Moses is in this position. And Freud, when he was looking for the psychoanalysis, went to Rome, and in order to stay in front of this statue, as we are now, in order to ask to the statue why he was in that, with that expression, that position, because he intended to get some answers useful for the understanding of the development of the human thinking. La prima volta che Cleopatra incontrò Marcantonio sul fiume Cidno, si mise in tasca il suo cuore. Ascoltate. Il vascello su cui sedeva, come un trono brunito, bruciava sull'acqua, la poppa era d'oro battuto, di porpora le vele così profumate che i venti languivano d'amore per l'oro. Oh Antonio, miniera generosa, quanto mi avresti pagato per un servizio migliore
se incoroni d'oro la mia ignominia. Mi si gonfia il cuore e se l'angoscia non lo spezza presto, uno strumento più veloce precederà l'angoscia, ma sento che basterà. Andrò in cerca di un fosso in cui morire, il più lurido sarà il migliore per le mie ultime ore di vita. Sii testimone tu, benedetta luna, quando i nomi dei disertori saranno registrati con ignominia negli annali. Si pentì davanti al tuo volto il povero Enobarbo. O sovrana, signora della vera malinconia, versa su di me l'umido veleno della notte, sì che la vita, ribelle alla mia volontà, possa non restare ancora attaccata a me. Più nobile di quanto la mia diserzione non sia infame. Perdona ciò che ho fatto a te, ma lascia che il mondo mi iscriva tra coloro che hanno abbandonato il padrone e disertato. Oh Antonio, oh Antonio. Tutto è perduto. Questa turpe egiziana mi ha tradito. La mia flotta si è arresa al nemico. 3 volte puttana, sei tu che mi hai venduto a questo novizio e il mio cuore fa la guerra soltanto a te. Ordina a tutti di fuggire, perché quando mi sarò vendicato del mio incantesimo avrò finito. O sole, non ti vedrò più sorgere. La fortuna e Antonio si separano qui. Sono stato tradito. O falsa anima d'Egitto, o incanto fatale, il cui occhio mi spingeva alle battaglie e poi mi richiamava a casa, il cui petto era la mia corona, il mio ideale. E con il nostro passo vivace sbalordiremo gli spettri. Didone e il suo Enea non avranno più seguaci, tutto il corteo sarà nostro. Tu hai giurato, Eros, che quando giungesse il momento che ora è venuto, tu allora, dietro mio ordine, mi avresti ucciso. Fallo. L'ora è giunta. Tu non colpisci me. È Cesare che sconfiggi. Vorresti da una finestra della grande Roma vedere il tuo padrone così, con le braccia legate e il collo curvo e umiliato, il viso abbassato perché rientri la vergogna, mentre il carro di Cesare vittorioso muove davanti a lui? Non vorrei vederlo. Avanti allora. Poiché una ferita mi deve guarire, sguaina quella tua spada onesta che hai usato con tanto decoro per la patria. Sguaina la spada, avanti! Gira allora dall'altra parte il nobile volto in cui giace la maestà del mondo intero. Ecco. Ho sguainato la spada.
Devo colpire adesso? Adesso, Eros! Ecco. Allora, sfuggo così al dolore della morte di Antonio. 3 volte più nobile di me. Tu mi insegni, valoroso Eros, ciò che dovrei fare io e che tu non hai potuto. Ma io sarò lo sposo della mia morte e correrò da lei come al letto di un amante. Il tuo maestro, Eros, muore tuo allievo. Come? Non sono morto! Non sono morto! Guardi. Finitemi. Ho fatto male il mio lavoro, amici. Finite quello che ho cominciato. Sei tu, Diomede. Sguaina la spada e dammi colpi sufficienti alla morte. Supremo Signore, Cleopatra mi ha mandato da te. Quando ti ha mandato? Ora, mio signore. Dov'è? Chiusa nel mausoleo. Ha mandato me a rivelarti la verità. Io sono venuto troppo tardi, temo. Portatemi, buoni amici, dov'è Cleopatra? È l'ultimo servizio che vi ordino. Oh sole, brucia la grande sfera in cui ti muovi e si oscuri la riva mutevole del mondo. Antonio, Antonio, Antonio. Aiuto! Amici, trasportiamolo quassù. Muoio, Egitto. Muoio. Un momento ancora importuno la morte per poter deporre l'ultimo, il più povero di tante migliaia di baci sulle tue labbra. Muoio, Egitto. Muoio. Il mio spirito se ne va. Non posso più nulla. Nobilissimo tra gli uomini, vuoi morire? Non hai il pensiero di me. Devo rimanere in questo mondo spento che senza di te non è migliore di un porcile. Oh, guardate, la corona della terra si discioglie. Oh, inaridita è la ghirlanda della guerra, caduta la stella polare del soldato. Ora i fanciulli e le fanciulle sono pari agli uomini. Non c'è più differenza e nulla di memorabile è rimasto per la visitazione della luna. Coraggio, lo seppelliremo. E poi quel che è coraggioso, che è nobile, compiamolo secondo l'alto costume romano e rendiamo la morte orgogliosa di prenderci. Via! Non mangerò più carne, ne berrò. E nemmeno, se ancora servono inutili parole, dormirò più. Distruggerò questa casa mortale e faccia Cesare ciò che vuole. Vogliono sollevarmi in aria ed esibirmi alla plebaglia urlante della sprezzante Roma. Una fossa in Egitto mi sia piuttosto tomba pietosa. Oppure
Stendetemi nuda sul fango del Nilo e lasciate che le mosche d'acqua mi gonfino fino all'errore. Trasformate in forca le alte piramidi del mio paese e impiccatemi lassù in catene. Mi sembra di sentire Antonio che mi chiama. Lo vedo alzarsi per lodare il mio nobile gesto. Lo sento schernire la fortuna di Cesare. Vengo, marito. Il mio coraggio provi ora il mio diritto a tale nome. Io sono fuoco e aria. Gli altri miei elementi li lascio a una vita più vile. Vieni, creatura di morte. Col tuo dente affilato sciogli d'un tratto il nodo intricato della vita. Povero sciocco velenoso, infuriati e fa presto. Oh, potessi tu parlare e io sentirti dire che il grande Cesare è un somaro che non vale nulla. Oh, stella d'Oriente. Taci. Non vedi che ho al seno il mio bimbo che succhiando fa addormentare la nutrice? Perché restare? Coraggiosa fino all'ultimo. Aveva capito le nostre intenzioni ed essendo regale ha preso la sua strada. In che modo è morta? Non la vedo sanguinare. Qui sul suo petto c'è un filo di sangue e qualcosa di gonfio. Lo stesso sul braccio. È il morso di un'aspide. Il nostro esercito presenzierà con parata solenne al loro funerale. Poi a Roma. My name is Domitius Enobarba, the Roman soldier you have just encountered with the phone. I am guilty. I am guilty of an infamous act of treason against my general Mark Antony, the triple pillar of the world, as he was called. You have seen me die of remorse in Caesar's camp over Alexandria, where I had arrived as a reserve after the Battle of Actium, a battle that in 31 before Christ changed the world between ideology and utopia. As a joint operation of fate which united Caesar's political economy with the lover's foolishness, alienation from reality, the battle was to me a shocking sight. Unable to bear it, I chose to desert, thereby sacrificing my honor, the very foundation of a Roman soldier identity. In other words, but from within. Mine was an interior death. It was brought about by melancholy. Thank you, Rosie, for the English correction. The disease of soul, dramatized by Shakespeare as a disgregation of the self
which is now called depression. Mine was a modern kind of a suicide, by no means an atonement. This is why I am now here as a spectral revenant. You're right to say, Heinrich. Your character is a blend of a historical narrative, Plutarch's Life of Antony, written in Greek but committed to the ideology of the Roman Empire, and Shakespeare's dramatic imagination. When she met the Caesar after the death of Mark Antony, a number of Roman emperors reached to rule and France, not only in the Nile land, where they were legitimate successors of the former rulers, but even in Rome, which wanted to emulate Alexandria not only the capital of the oldest civilization, but also the very center of the world, the way that later Christian pontificate aimed to do. However, Rome didn't manage to become the lamp of the world somehow, as Alexander had been at least at the beginning of its expansion, attracting the most distinguished people. Dall'entroterra del suo piccolo borgo, ancora impolverato per il viaggio, è giunto l'ambulante e resina, incenso, profumo per capelli, tu volgi la tua rotta. Dovrai augurarti che il viaggio sia perché quella è la meta a cui tu avrai compreso. Queste